Thank you for watching this presentation. Buongiorno, mi chiamo Pam Davis e questo laboratorio è stato finanziato dal Northside Community Forum. Tratteremo temi come la demenza, la comunicazione, il comportamento e i servizi. Parleremo del perché bisognerebbe usare i servizi disponibili e perché certe persone non usano i servizi. Il governo fornisce sempre più servizi per aiutare la gente a restare in casa. Il nostro sito web contiene tante informazioni che potete scaricare. Contiene delle informazioni per le persone che hanno la demenza e problemi collegati con la demenza. Vi consiglio sinceramente di accedere a questo materiale prezioso. On changes that may be happening. I would really suggest that you access those materials because they will be a valuable asset to you at home. Well, thank you for coming today. We're covering some information on understanding. Allora, benvenuti a tutti. Oggi vi darò delle informazioni che riguardano la demenza e come influisce sulle persone. Causes of dementia. Now, I'm not sure if any of you know the difference between Alzheimer's and dementia, but that's always a question that we È importante sapere che l'Alzheimer è solo un tipo della demenza. La parola demenza è come la parola automobile e la parola Alzheimer è come dire Toyota. Alzheimer è un tipo di demenza, proprio come la Toyota è un tipo di automobile. Ci sono circa 130 tipi diversi della demenza. Sentirete parlare del morbo di Alzheimer, la demenza vascolare e la demenza temporale frontale con corpuscoli lui. Certe cose assomigliano alla demenza ma non lo sono. Potrebbero essere per esempio la depressione oppure altre malattie trattabili. When you investigate further, you discover that perhaps they have depression or some sort of other treatable illness. Dementia actually affects. La demenza di solito colpisce le persone che hanno più di 65 anni, però può anche colpire persone che hanno 30, 40, 50 anni. 30, 40, 50 who also get dementia. It can happen to anybody and it's an unfortunate thing. La demenza non fa parte del processo normale o naturale di invecchiamento. I think it's a normal part of aging. You actually don't investigate what's happening nor do you treat it. Il cervello è molto complesso. Il lobo frontale è come la sede centrale, oppure come il direttore di una fabbrica. Organizza delle cose, prende le decisioni. CEO, the managing director, does everything, organizes people, gets the feedback. Le persone con la demenza risultano con il lobo frontale colpito e questo viene colpito abbastanza presto. I lobi temporali ci aiutano a capire quello che sentiamo e come strutturare le frasi. Il lobo parietale ci aiuta a capire dove ci troviamo in rapporto a altre cose,
quanto profondi sono i gradini, oppure come passare attraverso una porta. Le persone con la demenza spesso si perdono in luoghi che conoscono e hanno delle difficoltà a seguire tutta una serie di compiti. Il lobo temporale ci aiuta anche a leggere e a scrivere e a capire quanti soldi abbiamo, così diventa difficile anche andare a fare la spesa. Their wallet and they just say to the shopkeeper, you take what you need, because they can't work out how much to give if the amount is $1. Il lobo occipitale ci aiuta a riconoscere le persone e le cose, a riconoscere qualsiasi cosa che è collegato con la visione. Il sistema limbico è molto importante perché ci aiuta a formulare dei ricordi e a trasformarli in ricordi veri e propri. That part of the brain is where we formulate our memories. So we don't make our memories there, but we take the memories from all the parts of the brain where they've come in, and that part of the brain lays them down, if you like, into a working memory. Per questo motivo le persone colpite dal morbo di Alzheimer non hanno la memoria per le cose recenti. L'impatto principale della demenza è la perdita della memoria. Si perdono i ricordi di cose recenti, i ricordi di 5 minuti fa, quelli di ieri, quelli della settimana scorsa. I ricordi di lungo termine, di tanto tempo fa, rimangono intatti. Per questo motivo si ricordano del passato molto bene, ma non si ricordano, per esempio, di come ti chiami. Viene colpita la capacità di pensare, pianificare, organizzare, per esempio dove parcheggiare oggi, che cosa fare oggi. Potete immaginare quanto difficile sarebbe attraversare tutta una giornata senza l'abilità di pianificare niente. Le persone con la demenza hanno una capacità di concentrazione molto breve e la loro mente è facilmente distratta. So they jump from one thing to the next and they're easily diverted and they don't have any real lengthy concentration. Viene colpito il comportamento. Alcuni comportamenti possono rappresentare una sfida e essere difficile a gestire. Vengono colpiti anche certe funzioni fisiche come l'equilibrio, la coordinazione, l'incontinenza, anche l'ingoiare può diventare difficile. Questo rappresenta la fase finale della demenza. Una persona può anche strozzarsi sul proprio fluido, liquido. La demenza è infatti la terza causa principale della morte. Viene colpito il linguaggio, dove la persona ha delle difficoltà a formare delle frasi e a scegliere la parola giusta. In a structured way, and often substitutes words that make the sentence meaningless. So it becomes quite hard. Cambia la capacità di percezione, per esempio cose come la temperatura, l'appetito. Per esempio potrebbero mettersi un maglione un giorno caldo perché non riescono a percepire che hanno caldo. So it can be frustrating for family carers because they
wonder why the person is sitting with 3 jumpers on the middle of a really hot day. But it's not that they choose to do that, it's just that they don't get that same sensation that tells them that they're hot. Vengono influenzate anche le emozioni, sono molto vicini alla superficie del cervello e non possono essere regolamentati. Così le emozioni possono provocare certi comportamenti. Ci sono tante cause della demenza, ma quasi tutte portano alla perdita della memoria e la caratteristica principale è la perdita della memoria di cose recenti. Viene colpita la capacità di fare tutta una serie di cose e finiscono col non poter fare neanche compiti semplici. Si confondono, non sanno per esempio che giorno è e fanno tanti sbagli e prendono delle cattive decisioni. Può essere che hanno delle difficoltà a attraversare una strada, può essere che giocano tanti soldi o cercano di portare la macchina. La demenza comincia col perdere le cose, però vi devo rassicurare che questo non significa necessariamente che stai sviluppando la demenza. La persona perde anche l'abilità di iniziare delle cose, così stanno lì seduti in un angolo, perché il proprio iniziatore non funziona. Così la persona che si occupa di loro deve diventare il motore di avviamento o l'iniziatore delle cose per conto loro. Le cose che possono colpire la memoria, che non rappresentano però la demenza, sono, per esempio, forse sei soltanto molto stanca, oppure può essere che ti senti stressato, ansioso, oppure hai sofferto un lutto. Il dolore per un lutto può influenzare la nostra abilità di concentrarsi e ricordarsi delle cose. In più, certi medicinali possono influenzare la memoria, così se vai a trovare il dottore, assicurati che porti anche i medicinali. Livelli bassi nutritive oppure la mancanza di acqua possono svolgere un ruolo importante nella perdita della memoria, specialmente se qualcuno è già colpito dalla demenza. Se le persone non bevono abbastanza, questo può causare un'infezione al tratto urinario e questo a sua volta può portare al delirio, una condizione che è curabile con gli antibiotici. Ci sono tante cause del delirio. La causa più comune è proprio un'infezione al tratto urinario oppure altri tipi di infezioni. È importante ottenere una diagnosi perché questo può aiutare a trattare le cause della perdita di memoria, una volta che la demenza è stata eliminata come possibile causa. If you can treat some of the causes, you'll find that dementia is a very minor part, or maybe not even there. We need to be able to eliminate those. And really, diagnosis is about
eliminating the things that it isn't. So to get a Una diagnosi giusta richiederà un viaggio a trovare il proprio dottore di famiglia, e se il dottore è preoccupato ti manderà a fare una risonanza magnetica oppure un raggio TAC per vedere come funziona il cervello. I raggi riveleranno se hai per caso un tumore, così è importantissimo ottenere una diagnosi. Se si tratta della demenza, dobbiamo guardare alle cure possibili come medicinali per la demenza vascolare, per esempio. Blood pressure medication, blood thinning medication, or something to help stop any more of these little mini strokes that might be causing the damage. If it's Alzheimer's... Per il morbo di Alzheimer ci sono tanti medicinali diversi che aiuteranno una persona a funzionare meglio per un certo periodo di tempo. Non c'è nessuna cura, purtroppo. Ci sono tanti posti dove potete andare per cercare aiuto. Si può cominciare col proprio dottore di famiglia e poi forse andare a trovare il gruppo che si occupa degli anziani, ACAT, al proprio ospedale. The doctor is only seeing the person for a very short window of time. And in that time, the doctor can only make an assessment on how they present there and then. Potrebbe essere una buona idea chiedere al proprio dottore di famiglia di fare una visita a casa in modo che può ottenere una comprensione complessiva della situazione. È importante evitare di spiegare tutte le cose negative al dottore quando la persona sta lì seduto, perché questo è umiliante, imbarazzante e manca di rispetto. With the person with dementia and saying, oh well, he's doing this and he's really not functioning here. What we want you to do is... Così si può mandare una lettera al dottore oppure fare un appuntamento con il dottore senza la persona e poi portare dentro anche la persona con la demenza. Può essere che vai a trovare un geriatra, uno specialista geriatra oppure psicogeriatra o forse un neurologo. È importante seguire i consigli del proprio dottore. Our helpline, which you will be able to download any information you like about the services that Alzheimer's Australia runs, but the helpline, which has a 1-800 number, has trained counsellors online, so they can actually... Se sei preoccupato di sviluppare la demenza te stessa, dovresti vedere il nostro programma Mind Your Mind, che significa stare attento alla propria mente. Ci sono 3 punti chiave nel programma. We also have a whole program called the Mind Your Mind program, which looks at dementia risk reduction. And what I would say there is there are 3 really key points in the Mind Your Mind program for you to look after your own health. Il primo punto è tenere la propria mente attiva con delle attività stimolanti che rappresentano una sfida, come i puzzle, le parole incrociate e i giochi matematici chiamati sudoku. You can do things like mind games and jigsaws and crosswords and sudoku and anything like that. Learn to use the... Oppure si può imparare a usare un computer o
il telefonino mobile. C'è tanto da imparare col telefonino e rappresenta una sfida mentale ottima. Oppure si potrebbe imparare un'altra lingua. È veramente importante tenere la mente attiva. È anche molto importante mantenersi in buona salute e fare movimento regolarmente, perché l'ossigeno dà nutrimento al cervello e lo mantiene allerta e in buona salute. Queste cose riducono anche il rischio delle cadute e di farsi male e dover andare in ospedale. Ospedali sono luoghi pericolosi per via dell'anestesia e i germi che ci sono. Quando invecchi dovresti evitare di ricoverarsi. Così si possono fare cose come il tai chi, lo yoga e altri tipi di ginnastica per migliorare l'equilibrio e restare in contatto con altre persone, cercare di essere attivi socialmente. Le persone che si isolano hanno un rischio maggiore di sviluppare la demenza, così è importante interagire con gli altri. Questi sono i punti chiave per aiutarvi a ridurre il rischio di sviluppare la demenza. E ricordatevi che ogni persona è unica e la demenza colpisce ad ognuno in modo diverso. Sappiamo che i cambiamenti si verificano circa 20 anni prima del verificarsi di sintomi, così molti di noi, è possibile che molti di noi abbiamo già cominciato a fomentare la malattia. Così tutti i sintomi vanno indagati. Può essere che non sia la demenza, ma è importante scoprirlo. It doesn't always have to be dementia, it may be something quite innocent, but if you don't check it out, you'll never find out. Così spero che questo vi abbia dato una certa comprensione della demenza e del morbo di Alzheimer. But thank you very much for coming. Well, good morning everybody. Buongiorno, in questo video parlerò delle comunicazioni, ma prima vorrei sapere quanti di voi vi occupate di una persona con la demenza. Grazie. Allora, prima di tutto vorrei eliminare certi miti che riguardano la demenza. Ci sono tante idee sbagliate, miti che riguardano la demenza, specialmente nella comunità cinese, e che non sono vere. Dobbiamo capire che la demenza è una malattia e non fa parte del processo normale di invecchiamento. Vorrei anche dire che la demenza non è una malattia mentale, è una malattia di degenerazione. La demenza non dovrebbe essere una fonte di vergogna. Conoscete la differenza fra la demenza e il morbo di Alzheimer? No? Allora, la demenza è un termine generico come tumori. Ci sono tanti tipi di demenza.
it's an umbrella term. It's like the word cancer. It describes a whole lot of types of cancer. So dementia describes a whole lot of diseases of the brain. Allora, l'Alzheimer è un tipo solo delle malattie della demenza. Ci sono più di 130 tipi diversi di malattie a base della demenza. Allora, c'è la demenza vascolare, la demenza con corpuscoli lui, la demenza collegata con l'alcol e l'Alzheimer è soltanto uno dei tanti tipi della demenza. Allora, in questo laboratorio guarderemo a come la demenza cambia la comunicazione e come bisogna comunicare con qualcuno con la demenza. Guarderemo anche ai vari tipi di comportamento che si trovano nelle persone con la demenza. So dementia never affects two people in exactly the same way. Let's just have a look at why we communicate. Comunichiamo per esprimere i nostri bisogni e sentimenti e per comunicare con un gruppo sociale. Why do you think communication is so important? To understand everyone's feeling. Yep, to understand feelings. So in everyday life, Nella vita quotidiana abbiamo bisogno di buoni doti di comunicazione e buone capacità linguistiche. Per comunicare in modo efficace dobbiamo essere in grado di ascoltare, parlare, leggere e scrivere. Inoltre comunichiamo con il linguaggio corporeo e le nostre espressioni facciali. But we also communicate with our bodies, don't we? The other way we communicate is with our facial expression. And you can Con la demenza, le varie parti del corpo che sono collegate con la comunicazione cambiano, così anche la comunicazione cambia. Così, per comunicare con qualcuno con la demenza usiamo altre capacità, come il linguaggio corporeo, i gesti, indicare con il dito e indicare delle cose. La demenza deve essere una malattia che mette molto paura. Così dobbiamo essere in grado di alleviare lo stress, dimostrando affetto, per esempio con un abbraccio leggero, proprio per alleviare lo stress. Una persona con la demenza perde la capacità di comunicare. Il cervello funziona come una fabbrica, con ogni parte svolgendo un ruolo diverso. And each part of the factory has different jobs to do. But when parts of the factory aren't functioning, Ogni persona con la demenza è una persona unica e anche il modo che la demenza si manifesta è unica per ogni persona. Però in tutti i casi della demenza viene colpita la capacità di comunicare. Man mano che la malattia va avanti, la demenza peggiora. In questo raggio PET vediamo quale parte del cervello è stata colpita. Vengono iniettati nel cervello dei chimici che poi si illuminano dimostrando quali parti del cervello sono state colpite. Queste persone non sono morte, sono vive, ascoltando, leggendo e parlando. La prima cosa che viene colpita è la memoria, ma non la memoria di cose lontane, è la memoria delle cose recenti che viene colpita. Così è molto difficile ricordarsi di quali parole usare.
Così la persona spesso ha dei problemi a ricordarsi di avvenimenti o di persone di cui parlare. Così la comunicazione è spesso difficoltosa e esitante. Così la persona con la demenza soffre anche per quanto riguarda la comprensione, così hanno dei problemi a rispondere a domande. Hanno anche dei problemi per quanto riguarda come si presentano al mondo, la loro comprensione di questo e quello che pensano del loro comportamento. It's very hard to correct them or to ask them why they're not doing something when, as far as they're concerned, they're doing it all perfectly well. In più, non credono che fanno qualcosa di sbagliato, così è molto difficile correggerli. Così, se non capiscono, penseranno che è tutta colpa tua e in più perdono l'inibizione, così potrebbero dire delle cose che fanno male. They lose inhibition. To make it more simple, what it means is that they may talk over the top of you, say things that are very hurtful, and not realize that they're being unkind. Un'altra cosa che viene colpita è la concentrazione, così non sono in grado di adempiere dei compiti difficili. Però sono in grado di rispondere al tuo tono di voce e al tuo linguaggio corporeo e loro stessi comunicano attraverso il linguaggio corporeo e le loro espressioni facciali. Infatti la comunicazione non verbale è importantissima nella cura di qualcuno con la demenza. Non-verbal communication, which is all the things we've talked about, facial expression, gestures, body language, are very important in dementia care. Però se tu diventi agitato o arrabbiato, il tuo linguaggio corporeo lo rivela, così è importante proprio andarsene per 5-10 minuti e poi tornare. È molto facile arrabbiarsi con qualcuno con la demenza, però guardiamo insieme a modi diversi di far fronte a modi di collegarsi con una persona con la demenza. Si può rallentare la voce e parlare in modo più chiaro, perché di solito parliamo troppo velocemente. E bisogna essere coscienti di come si dice una cosa. Per esempio, dire sto bene può significare qualcosa di diverso a sto bene. E non bisogna mai litigare con una persona con la demenza. The simple words can have many different connotations. But if you go away today with just one thing, what I would like you to do is perché la loro realtà è diversa alla realtà nostra. Quando dicono per esempio che vogliono andare a casa, può essere che vogliono dire una cosa diversa a quello che pensiamo noi. Casa potrebbe significare qualche parte dove che è sicura, dove si sta a proprio agio, oppure potrebbe significare il mangiare. What does home mean to all of us? It means safety, security, comfort, food. So maybe what the person is really meaning is, I'm looking for somewhere where I feel safe. È importante rassicurarli, dire non ti preoccupare, sorridere tanto e guardarli negli occhi. The other thing we might think about is smiling a lot
and making eye contact. It's very important for the person with dementia to know when you're going to speak to them. And the only way they know that is if you draw attention to that. Può essere che non sono in grado di sentirti in una sala piena di gente, così guardarli negli occhi e rispondere al modo come loro si comportano. Così, se hanno un aspetto triste oppure arrabbiato, rispondere rassicurandoli un pochino. E se hai delle difficoltà a capirli, cerchi di concentrarti su una frase o anche una parola singola. Focus on a word or a sentence and repeat it to them. Loro ci metteranno molto poco a dirti se loro hanno la sensazione che non li ascolti. In più avranno delle difficoltà a separare rumori vari, così spegnere la televisione e altri rumori di sottofondo. E fare una domanda solo per volta, oppure dare un'istruzione per volta. Cerca di tenere tutto molto semplice. Non bisogna dire, per esempio, cose in questo modo. Allora, vestiti e poi usciremo e poi prenderemo un caffè. E bisogna evitare di fare delle domande se già conosci la risposta. Don't say something like, "What did you do at the day center today?" when you know they can't tell you the answer. Si può dire per esempio cose così. Allora è stata una bella giornata, hai fatto questo oppure hai fatto quello. E poi bisogna stare al loro livello per parlarli. E quando sei al loro livello, non è che vuoi far vedere chi è il padrone e non bisogna neanche trattarli come bambini. Use a lot of concrete terms, nouns, people's names, names of objects. È meglio usare dei termini concreti come i nomi di una persona, sostantivi, e non usare parole vaghe. E bisogna usare il più possibile le mani, facendo dei gesti, indicando, facendo vedere delle cose, non soltanto usando le parole. The next part we're going to talk about is probably the part you're most interested in, and that is around Allora, questa sessione riguarda il comportamento. Mi potete dire alcuni dei comportamenti che voi incontrate? Allora, guardiamo alla ripetizione, che sarebbe un comportamento molto comune. Any others? Okay. So let's have a look at some of these and see if we can work out strategies. Let's look at repetition. And repetition is a very common behavior. What happens? Per via della perdita della memoria, faranno delle domande tante volte finché non riesci a distrarli. Così quello che funziona almeno a volte è di scrivere le cose su un pezzo di carta o in un libretto. In my brain, so I'm going to ask it again, and I'm going to keep asking it until you divert my attention. Così, alla fine, quando ti fanno la stessa domanda per la sesta volta, gli puoi dire: guarda nel libretto. So you write down, I live in Randwick.
And when he asks you for the 6th time, you say, have a look in your book. And you might Forse reinforce bisogna that behavior. insegnare questo comportamento più volte. Può funzionare, ma non per tutti. I have to point out that I can give you strategies, but because these are all individuals, what works for one may not work for another. Così io vi darò degli approcci, dei modi diversi di risolvere i problemi, così potete seguire questi metodi passo per passo. You're giving them the answer every time as if it was the first time, that's a very good strategy. Per quanto riguarda la persona che si occupa della persona con la demenza, può essere molto stancante, ma non bisogna mai dire «me l'hai già chiesto questo». Forse potresti usare una lavagnetta. And you write down the things you want them to know. Così se continuano a farti la stessa domanda «che giorno è oggi?» puoi scrivere martedì 1 maggio, per esempio. Was Tuesday, the 1st of May, and each day you change that, the person wouldn't need to ask the question. Guardiamo alle parolacce, ma prima di tutto fammi spiegare che cos'è il lobo temporale e la parte che si chiama il regolatore. È la parte che ti impedisce dal fare delle cose socialmente non idonee o scortesi. Per le persone con un danno al regolatore possono dire delle cose o comportarsi, dire delle cose inappropriate o comportarsi in modo non appropriato o usare delle parolacce. Così, se il proprio regolatore è stato danneggiato e quella persona si arrabbia, potrebbe usare delle parole che veramente non dovrebbe. Purtroppo non possiamo controllare le parolacce. La cosa migliore è di non farci caso e chiedere scusa se è il caso. Fortunatamente, se spieghi alle persone che le parolacce non si possono controllare, di solito capiscono. Ora guardiamo al problema del ritirarsi in sé o il non comunicare, magari perché pensano che se non riescono a comunicare allora tanto vale rinunciarci. Loses language. And if you can't communicate with somebody, then there's no point in even trying. Plus, for most people with dementia, they tend to fail at most of the things they try, so they give up after a while. Così quello che bisogna fare è incoraggiarli, ascoltarli in modo che non si isolino. If they feel like they're contributing something worthwhile, then they will continue to speak. But isolating themselves is usually a survival technique. It's a way of stopping having to be tested on anything. La demenza è collegata molto strettamente alla depressione e questo si può capire. E con la depressione la gente perde interesse nelle cose. And one of the symptoms that cover both depression and dementia is that the person loses interest in the things that they used to do. Così magari stanno lì seduti senza fare niente. In più il lobo frontale è stato danneggiato e questo rappresenta il motore di avviamento oppure l'iniziatore. So when that part of the brain is damaged, the person can't get started on anything. Così noi dobbiamo essere il motore di avviamento per conto loro, dobbiamo incoraggiarli e di solito ce la fanno.
Infatti, io penso che il ritirarsi in sé è il comportamento peggiore e la preoccupazione maggiore. Le persone con la demenza pensano spesso che hanno ragione perché perdono la comprensione delle cose, così non si rendono conto che c'è qualcosa che non va. Così ti diranno che loro ce la fanno e allora lascia le cose andare così, a meno che non faranno un danno a sé o a qualcun altro. Così, se dicono che il nero è il bianco, allora lascia le cose in questo modo. Però se dicono che vogliono portare la macchina, naturalmente bisogna impedirglielo. Qualche volta si rifiuteranno di fare le cure personali, dicendo per esempio ho già fatto la doccia, ma è veramente importante per una persona anziana fare la doccia ogni giorno? Yes. And that is a very important point. If the person is just an elderly person with dementia and chooses not to shower every day, good on them. La pelle delle persone anziane è molto secca e fragile e il sapone può peggiorare le cose. It gets very dry and too much soap and water can make it worse. Però se una persona è incontinente, allora naturalmente devono farsi la doccia regolarmente oppure usare una bacinella per lavarsi. Però per via del fatto che non si ricordano, forse non si ricorderanno che non hanno fatto la doccia. Qualche volta una doccia può anche provocare dolore a qualcuno, per esempio con l'artrite, può essere una cosa dolorosa. Stepping into the shower, having to lift their arms, and those can all be quite painful tasks. E una doccia può anche mettere un po' paura, per esempio per trovare la temperatura giusta oppure spogliarsi davanti a altre persone. Può essere che qualcuno vuole aiutarli con la doccia e allora per questo motivo non vogliono fare la doccia. Una doccia è una cosa relativamente nuova e può essere che non si ricordano allora di che cos'è una doccia. Allora, fammi disegnare una cipolla e potete pensare che le memorie, i ricordi più lontani stanno qui al centro. I ricordi nuovi si aggiungono come strati e il danno causato dalla demenza comincia alla superficie esterna. Così una persona potrebbe imparare l'italiano da giovane e poi l'inglese più tardi nella vita. Siccome è lo strato esterno che viene danneggiato, l'inglese si perde. Non è tanto semplice quanto questo disegno della cipolla, però forse vi aiuterà a capire la natura della perdita della memoria. You have pockets of intact memory that's more recent, but a lot of the memories are from way back. Non possiamo risolvere ogni cosa, però guarderemo a processi vari che potrebbero aiutare. Cambiamenti all'appetito.
Per esempio, mangiano tutto, anche la roba di qualcun altro. Questo comportamento deriva dalla parte di dietro del cervello che controlla le funzioni automatiche. Autonomic functions, the ones we don't have any conscious control over. And add to that memory issues. Qualche volta ci sarà qualcuno senza appetito che sposta la roba sul piatto con la forchetta. Per persone così forse sarà necessario aggiungere qualche supplemento per assicurarsi che i loro bisogni vengano soddisfatti. Qualche volta diranno non ho mangiato niente, anche se hanno le briciole sulle labbra. Per persone così gli potresti dare una porzione parziale e poi l'altra parte quando dicono ma non ho mangiato niente. Oppure potresti dargli degli spuntini invece di pasti veri e propri. Anche l'incontinenza è un problema della malattia perché il cervello non riconosce dove si trova il gabinetto. It may also be the lack of recognition of where the toilet is or how to get there or what it looks like. Così potete lasciare la porta del gabinetto aperta in modo che lo possano vedere. Quando questa strategia è stata usata in una casa di riposo, il gabinetto è stato usato 200 volte invece di 27 volte precedentemente in un mese solo. Così è importante che possano vedere il gabinetto, oppure usare un'altra strategia, glielo puoi ricordare. People to use the toilet every couple of hours. Just give them a little reminder, would they like to come here and show them the bathroom. Ma siccome il processo di elaborare le cose del cervello è molto lento, a volte non si rendono conto che hanno bisogno di andarci finché non è troppo tardi. Non è che sono cattivi oppure che lo fanno apposta, così è importante che noi li aiutiamo. Un'altra strategia buona è di mettere o un'immagine oppure un cartello sulla porta del gabinetto. Il comportamento aggressivo è spesso il risultato della frustrazione o della rabbia. Questa è una cosa molto difficile da risolvere, così dobbiamo guardare ai fattori scatenanti. Perché non posseggono il meccanismo regolatore del proprio comportamento. You might start to hit out or shout or behave in a way that you would call aggressive. L'ansia deriva dal fatto che queste persone non capiscono quello che succede o perché si trovano sempre nei guai. And if you were uncertain of what to do next, how to do it, whether you were going to get into trouble for doing it wrong, you would also be anxious. Ora ti voglio far vedere delle cose che possono scatenare certi comportamenti. Così la cattiva salute può essere un fattore scatenante proprio perché non si sentono bene. That might be your health. And most people with dementia are older and don't have great health. And you all know when you're not feeling well, you don't behave as well as you normally would. Un altro fattore scatenante potrebbero essere i sentimenti che derivano dalle esperienze passate, perché le persone con la demenza spesso vivono nel passato. Some of their behaviors are very much related to what's happening or they think is happening at that time. Questioni personali possono essere fattori scatenanti, per esempio sentirsi poco sicuri,
oppure a disagio, oppure se qualcuno non parla chiaramente, questo potrebbe scatenare certi comportamenti. Anche l'ambiente può avere un certo impatto, oppure il compito che gli hai dato da fare, anche se hanno fatto una certa cosa 50 volte. Be too difficult for them to do. And we think to ourselves, of course they can do it. They've done it 50 times before. Però questo non vuol dire che sono ancora in grado di farlo. Bisogna sempre dare un compito che sono capaci di fare. Ora vi voglio far vedere una strategia per risolvere i problemi che potete usare a casa. La prima cosa è di capire qual è il problema e per chi rappresenta un problema. Come le parolacce, per esempio, ma importa veramente? Like swearing, for example. Does it matter? You worry about it because you think it's not nice. But does it matter if they swear out in public? Qualche volta bisogna scomporre il problema e chiedersi: ma quanto importa veramente? Quanto posso accettare questa cosa? E vi potete chiedere: qui ci sono delle caratteristiche che si ripetono? È una cosa che succede ogni giorno? Oppure, per esempio, solo quando viene una certa persona in casa? Bisogna guardare a tutte le possibilità, coinvolgere altre persone e cercare di capire quello che funziona meglio. Once you've established an option and you think it's the best solution, try it out. E quando hai capito quello che funziona, si può dirlo a altre persone. E se una cosa non funziona, provare qualcos'altro. E cambiando direzione può essere un modo molto utile di calmare una persona con la demenza. Fare qualche cosa di semplice, per esempio andare a fare una passeggiata oppure andare per una passeggiata in macchina. Le persone che guardano un familiare con la demenza sapranno sempre quello che funziona come una diversione. Così, se una persona con la demenza è molto agitata, non serve a niente dire prenditi un caffè, bisogna cambiare direzione. La musica è un linguaggio universale che può alzare l'umore e aiutare la persona a sentirsi più rilassata. Così bisogna sapere che tipo di musica gli piace più di tutti. The person is unsettled or if their behavior is inappropriate. Know what kind of music appeals to them. Bisogna ricordarsi che ogni persona è diversa e anche le cose che funzionano oggi può essere che domani non funzionano più. Un vantaggio della demenza è che procede in fasi, così il comportamento difficile di oggi potrebbe anche sparire domani. This afternoon we're going to look at services,
Questa sessione si occupa dei servizi e gli ostacoli all'usare i servizi che ci sono nella propria zona. Il governo sta spendendo tanti soldi per aiutare la gente di restare a casa propria più a lungo. È per questo motivo che ci sono così tanti servizi come l'aiuto in casa, il trasporto, l'assistenza durante il giorno. So home care, transport, yep. Daycare is another one. So we've got home care to do domestic things and personal care. And there are a number of other services that we don't hear too much about. È importante tenere le persone a casa propria perché si sentono al sicuro, al proprio agio, conoscono bene l'ambiente, così possono restare indipendenti più a lungo. Ci vuole tanto tempo per tenere una persona a casa. Però fortunatamente ci sono tanti servizi che possono aiutare. Però non dobbiamo essere poco realistici. Può essere che sentiamo di un servizio, ma quel servizio non c'è nella nostra zona. Ci sono tanti motivi per cui le persone non usano i servizi disponibili. I carer, le persone che si occupano della persona, forse non li conoscono, oppure non sanno come avviarli, oppure come accedere a un certo servizio, oppure pensano che altre persone meritano di più quel servizio, oppure pensano che è il proprio dovere, oppure pensano che sono un po' fallimentare se una persona chiede aiuto, o non gli piace avere persone estranee in casa, o il personale che viene non parla la loro lingua, oppure la persona con la demenza si rifiuta di accettare l'aiuto. I servizi possono ridurre il livello di stress della persona, possono ridurre anche l'isolamento della persona che si occupa di un'altra, perché quella persona può essere isolata in casa per giorni interi. I servizi possono anche fornire un collegamento sociale per la persona con la demenza. È importante comunicare in modo chiaro quello di cui hai bisogno, oppure quello di cui ha bisogno la persona con la demenza da quel servizio particolare. Bisogna conoscere i propri diritti e le proprie responsabilità. Le agenzie hanno tante persone a cui fornire servizi, così, siccome ci sono spesso delle liste d'attesa lunghe, è importante aggiungere il proprio nome appena possibile. And be aware that a lot of services have waiting lists, so you will need to wait your turn. But it's actually important that you get people's names down on waiting lists before you need them, so that when you need them, they're ready for you. Arriverà il momento quando la persona non potrà più stare a casa, e questo sarà dovuto a una crisi o anche per via della salute della persona che si occupa di quella persona. Spesso viene trascurata la salute della persona che si occupa di un'altra. Usually neglected because the carers are so busy looking after the person with dementia that they don't go and see the doctor themselves. Well, sometimes the person has a fall and goes into hospital. Ogni situazione è diversa e dipenderà dal modo di fare della persona che si occupa di un'altra. Oppure la situazione finanziaria di quella persona determinerà
quanto aiuto richiede. Se si sceglie di mettere una persona con la demenza in una casa dove riceve l'assistenza, questo potrebbe incontrare l'opposizione da persone che non capiscono in pieno la situazione. Questo potrebbe succedere perché queste persone vengono in visita solo occasionalmente, così non si rendono conto di quello che succede e questo potrebbe portare a situazioni di conflitto. Ci sono delle tecnologie che possono aiutare, come per esempio un braccialetto di identità o un piccolo navigatore che li aiuta a capire e a rintracciare dove si trovano. Ci sono dei congegni che ricordano a una persona di prendere le pillole e ci sono anche delle luci e delle porte automatiche. Però se una persona sceglie di mandare la persona in una casa di assistenza residenziale, questo non significa che hai smesso di avere premura per la persona. Non è necessario sacrificarsi del tutto o fare troppo. Questo è Grace, che vi parlerà dei servizi. Now that you've explored some of the benefits, the reason why you have to use services, I'm just going to give you an overview. Ci sono molti tipi diversi di servizi. Ci sono servizi disponibili a casa, come l'aiuto domestico, l'assistenza domestica, dove qualcuno vi aiuta con il lavoro casalingo, oppure a pulire il bagno, oppure preparare il mangiare facendo cose difficili come tagliare le carote o la carne. Services available for older people with dementia, their carers in their home. For example, some of you may have heard of domestic assistance, someone to come in and help you with housekeeping. And sometimes I hear older people say, look, I'm really okay looking after myself. You know, I can do vacuum, I can do mopping, but it's a bit hard to just clean up the bathroom. Or sometimes some older people find it really hard to cut some sort of food, which, for example, carrots or meat, because when we get older, our strength is not as good as before and it becomes a little bit harder to do it. And services can actually provide. Possiamo aiutare facendo un servizio fatto proprio per voi. Per esempio, aiutare con il fare da mangiare, portare il cibo a casa, oppure cambiare una lampadina. Hang on a minute, I am really okay most of the time looking after myself in my house. But every now and then, it would be quite good to get someone in to fix the light bulb, maybe. Or sometimes when a person is Oppure potrebbe essere un servizio di modifiche alla casa o di manutenzione, che sarebbe il servizio migliore per voi. Home modification and maintenance to help you to stay at your own home for as long as possible and also be safe in your own home as well. Now, some people say, Certe persone hanno bisogno di essere portate in macchina. Questo è un servizio che si chiama il trasporto comunitario. And there's a service called community transport, and they would help older people as well as their carers. Questo servizio di trasporto può aiutare le persone ad andare a appuntamenti medici oppure a un gruppo sociale. C'è anche un servizio che si chiama servizio di sostegno sociale, dove qualcuno porta il tuo parente ad un appuntamento senza di te, in modo che hai un po' di tempo
libero. But also need some company when they go out somewhere. And even though it's not exactly Questo non rappresenta un riposo vero, però fornisce almeno qualche ora di sollievo. Ci sono tanti servizi di cui la gente sa poco. Questi sono servizi chiamati Allied Health, cioè servizi sanitari collegati. Where people with diabetes might have problems with their feet, and sometimes as we get older the form of our feet might change, or we might need additional support to stay on our feet, and a lot of people actually don't know that. Ci sono per esempio dei podiatri che ti aiuteranno a mantenerti in piedi e dei dietisti che ti consiglieranno su cosa mangiare. Ci sono delle persone che hanno avuto delle esperienze negative con i dietisti. Not to eat altogether, but it is not true, because our dietitians actually would work with you based on your everyday lifestyle, what kind of food you actually consume on a daily basis. What sort of preferences do you have, and work with your diet to make it relevant to you. Però i nostri hanno dovuto imparare tramite l'esperienza di lavorare insieme alla gente, specialmente con le persone che vengono da un retroterra culturalmente diverso. Ci sono molti servizi nella comunità. Abbiamo persone con le quali potrai parlare a proposito di che cos'è la cosa migliore per i tuoi bisogni. Questo è il libretto per il consumatore di assistenza domestica e comunitaria che si chiama Home and Community Care Consumers. Si può scaricare questo libretto dal sito web. Abbiamo anche dei servizi al di fuori della casa, per esempio centri diurni di assistenza per gli anziani, oppure centri diurni di assistenza per le persone con la demenza. Ci sono anche dei gruppi dei quali potrete diventare membro, per esempio dei gruppi per le persone di una certa età, senior groups, oppure dei gruppi di sostegno per le persone che si occupano di un'altra, carer support, gruppi di carer support. Questo potrebbe essere un buon modo di trovare amicizie nuove e eliminare l'isolamento sociale. Abbiamo anche dei servizi telefonici e dei servizi a quattro occhi per aiutarvi a capire quali sono i servizi migliori per voi. And they could provide you with counseling or refer you to appropriate counseling services if that suits your need. One of the important things is that we do have volunteers who speak different languages. So if English is a challenge and you wanted to talk to someone in your own language, you can give us a call. E tutti i nostri servizi hanno l'accesso a servizi di interpretariato. Have access to the healthcare interpreter service, so it doesn't matter whether you approach Pam's service or my service or other services in this area, they could provide you with an interpreter. Così, se la lingua è una cosa difficile per voi, l'unica cosa che bisogna fare è di dirci quale lingua parlate e come possiamo contattarvi. You can't actually get an interpreter straight away, or the interpreter can't just run to you at the time you need them. So if you let services know that you need an interpreter, then the service would be able to organize it for you. Infine, non aver paura di avvicinarvi ai nostri servizi, perché sono lì per aiutarvi. Just ring up and I'm sure that we can do something to help you.